Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di luglio 2026. Ok, ragazzi, avete la carta dell'eremita. È un momento probabilmente di riflessione, di introspezione, dove potreste, secondo me sono delle valutazioni che farete inerenti le dinamiche di comportamento che avete avuto nel passato e adesso. Potrebbe anche essere un periodo dove sarete voi a ricercare questo isolamento, come se aveste bisogno di prendervi del tempo per voi stessi. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie allora. Partiamo con l'appeso, un cavaliere di pentacoli, un 3 di bastoni, un asso di coppe, la regina di pentacoli, abbiamo un 7 di spade, un 6 di pentacoli, un 3 di pentacoli e l'imperatrice. Ok ragazzi. Ok. Andiamo a vedere carta per carta qual è il movimento energetico e se siete single rimanete con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. Però se avete qualcuno in testa o se volete semplicemente vedere come sarà l'evoluzione energetica della potenziale persona che potreste andare a incontrare qui, fermatevi perché nella seconda parte del video andiamo a vedere il movimento energetico di chi vi interessa, senza importare il legame che vi unisca. Ok, andiamo a vedere questo appeso perché sembra quasi che per voi ci sia come un momento di riflessione, un momento dove potreste aver visto o considerato le cose da un'altra prospettiva e come un po' rivedere quelli che potrebbero essere gli equilibri per voi, quello che vi fa sentire in armonia. Qualcuno sento che ha un po', diciamo così, messo in stand-by la vita relazionale, potrebbe essere in funzione di qualche lavoro, di qualche progetto. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli perché potrebbe essere una persona nuova che conoscerete. Sì, potrebbe essere una persona nuova effettivamente. Soprattutto se in questo periodo doveste fare un viaggio, piuttosto che c'è come un momento dove c'è un nuovo contratto lavorativo, piuttosto che commerciale, piuttosto mi dicono pubblicitario. Cioè io sento che
intorno a questo 6 di pentacoli, a questo contratto, a questo scambio commerciale, potreste effettivamente conoscere questa persona. Vi dico che potrebbe essere una persona che conoscerete in vacanza o durante uno spostamento anche. Andiamo a vedere il 3 di bastoni perché c'è voglia di costruire. 7 di pentacoli, re di pentacoli e torre. Credo che stiate ridefinendo i vostri progetti futuri, Non so, come la sensazione che, viste le due carte molto lente, questa conoscenza potrebbe svilupparsi appunto in modo lento. Per certi versi perché è una cosa che volete anche voi, perché secondo me siete focalizzati su qualche questione che non è l'amore in questo momento. Andiamo a vedere questo asso di coppe. Sento che non vi fidate. Tenete presente che ci sono re e regina di pentacoli, quindi potrebbe essere una persona con la quale effettivamente vi trovate. È come se fosse sulla stessa lunghezza d'onda, però io sento che non lo so, ho come l'idea che qualcuno di voi possa pensare che, per esempio, credenza limitante, 6 di spade, stare in coppia mi limita o non lo so, non posso esprimere me stesso quando sono fidanzata, in coppia, quando ho un partner. Sarebbero da testare queste credenze limitanti. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Sole e asso di spade. Sento che c'è da parlare di certi temi con questo asso di spade in modo sincero, in modo onesto, in modo trasparente, cristallino, genuino. Andiamo a vedere il 7 di spade, abbiamo un 5 di bastoni, un 4 di bastoni e la stella. E che allora voi cercate probabilmente qualcosa di stabile, volete costruire qualche cosa di duraturo ed è per quello che avete anche un po' l'energia dell'appeso, del cavaliere di pentacoli, è come se fosse un movimento un po' lento. Qui con questa torre sento che c'è qualche cosa che vorreste eliminare, ma credo che non si possa e vi tocchi come aspettare. Però c'è come un sentimento di sfiducia, può essere nei confronti di questa persona che conoscerete, nei confronti della vita in generale, di quello che è il genere maschile o femminile, adesso dipendendo da chi siete e i gusti sessuali. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli perché è la stessa energia con cui si inizia. Re di spade, si arriva ad un accordo secondo me. 3 di bastoni. Allora, siccome da un lato vorreste costruire, ma dall'altro preferireste aspettare, non vi fidate dell'altra persona, non vi fidate della situazione, c'è qualche cosa che non vi convince, sento che si tratta di riidentificare i punti d'arrivo, l'obiettivo, cioè qui con questo eremita dovete focalizzarvi prima di tutto su voi stessi. Qual è il vostro obiettivo? Qual è il vostro progetto? Dov'è che volete arrivare? A che cosa puntate? Cosa desiderate? Perché secondo me qui ha a che vedere per molti con una questione di condivisione della casa o condivisione della quotidianità
E qui finiamo comunque con un 3 di pentacoli e l'imperatrice che è sempre un 3 ed è molto concreto, molto creativa come energia. Quindi secondo me un accordo lo troverete nei confronti di questa persona tra quello che vorreste voi e quello che magari vorrebbe l'altro. Diciamo che con i 6 di pentacoli, cioè sento come se foste più voi che fate fatica a farvi capire, ma perché siete voi che non avete le idee chiare. È per quello che c'è bisogno di parlare apertamente e potenzialmente questa persona potrebbe anche farlo, la vostra persona nuova. Ok, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse nel caso ci sia qualcuno. I segni zodiacali che se no poi mi dimentico. Allora, qui vediamo Vergine, Capricorno, Pesci, Scorpione, Leone e Acquario. Allora, partiamo con un 4 di spade. Ah, ragazzi, qui tra il vostro appeso e il 4 di spade può tranquillamente essere che se siete in una relazione più o meno o che non si capisce bene, che siate in un momento anche proprio di silenzio, di allontanamento, di isolamento. Allora, 4 di spade, 4 di coppe. Imperatore, un altro 4, 8 di bastoni, tre di pentacoli che comunque avete già qui, imperatrice e fante di pentacoli. Allora, come vi accennavo già prima, potrebbe esserci questo momento di introspezione, secondo me da parte di entrambe. 4 di... Qualcuno sta curando le sue ferite, sta guardando in faccia le sue paure, i suoi lati d'ombra. Probabilmente questa persona ha una ferita che secondo me è di un passato antico e che ha bisogno di purgare, di elaborare. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Temperanza, infatti. E 3 di pentacoli. E 4 di coppe nuovamente. Sapete che cosa credo? Che questa persona in realtà creda di fare un lavoro o comunque non la sento bene sinceramente. Allora, potrebbe essere in una fase molto triste della sua vita, potrebbe essere in una fase di malinconia, anche di depressione con queste carte, vorrebbe uscire, vorrebbe costruire con voi, qua avete il 3 di pentacoli anche voi, ma è come se non vedesse la cosa possibile. Andiamo a vedere l'imperatore. Morte, fante di spade e 4 di bastoni. È come se questa persona in questo momento non avesse le forze, né economiche né morali, cioè proprio la voglia manca a questa persona di fare.
di buttarsi, di impegnarsi, di investire in se stessa e anche magari nella relazione. Anche se vi dico, c'è la voglia di concretizzare, c'è la voglia magari di andare a vivere insieme, di creare una famiglia, però è come se questo dolore fosse ancora ben presente. Se non è nella vita della persona, può essere nella mente della persona o nel cuore della persona. È come se non fosse ancora pronta. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. È per quello che voi non vi fidate e preferite tenere sott'occhio la persona. È come se non la vedeste carica, propositiva. Allora abbiamo un re di spade e un cavaliere di bastoni. Vi dirò, potrebbero esserci altre energie in tutta questa situazione. Come energie familiari, amici, persone che mettono un po' il becco. E devo dire che voi avete l'asso di spade, questa persona ha l'otto di bastoni, il punto di forza qui sarà parlare in modo aperto, in modo sincero, schietto, senza paure. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, regina di pentacoli che c'è anche sopra e regina di coppe. Allora, io qui sento che potrebbe esserci una doppia energia presente nella vita dell'altra persona, per quello che qui vedevo tanta gente. O questo è un messaggio molto 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 specifico. Può essere che questa persona non si senta di costruire, di dare delle basi, perché sento che potrebbe sapere o di non essere fertile o di non voler figli. Il tema figli è un tema che va affrontato, direi quasi subito, soprattutto se siete all'inizio di una nuova conoscenza. Abbiamo l'imperatrice. Può anche essere un tema del tipo sto talmente male da non essere in grado di diventare madre o potrei non essere una buona madre. Parlo di madre perché abbiamo la regina di coppe, 2 volte l'imperatrice e la regina di denari, ma potrebbe anche essere padre, perché qui abbiamo anche l'archetipo del padre. Due di bastoni e 8 di spade. Andiamo a vedere anche il fante di pentacoli. Abbiamo un 9 di coppe e un 9 di bastoni. Non lo so, c'è bisogno, secondo me il tema non viene affrontato come dovrebbe essere. 8 di bastoni, asso di spade, 7 di spade, però ci sono come dei conflitti, ci sono delle lotte qui, c'è qualche cosa che qualcuno non vorrà vedere, probabilmente l'altra persona. Sento che probabilmente è questione solo di tempo, di aspettare che le acque si calmino, però è talmente tanto giù questa persona, talmente tanto demoralizzata, come se vibrasse basso, che non vedesse nessun tipo di potenziale. Vi dico, questo non impedisce di iniziare comunque la frequentazione o di continuare la conoscenza, perché nonostante tutto c'è voglia da parte di questa persona di stare bene insieme. È vero che ha bisogno di tempo, ha un cavaliere di pentacoli qui, quindi c'è come una certa lentezza in questa conoscenza, però qui abbiamo anche la temperanza, c'erano anche dei 7 di pentacoli, uno ce l'avete, dov'è che l'ho visto? L'ho perso. Ah no, è qua.
E sì, quindi devo dire energie un po' lente, energie introspettive. Voi chiedetevi, è veramente la persona per me? Mi riempie, mi aggiunge alla mia vita? Riuscirò a fidarmi di questa persona? È realmente solo un momento quello che sta vivendo o è proprio che non è interessato o interessata alla relazione, a me, al costruire qualcosa insieme? Cioè sento che sarà un po' così, capire se siete voi il problema o comunque se questa persona è con voi che non vuole stare o se è proprio un problema suo che rallenta un po' tutta l'evoluzione della vostra relazione. Andiamo a vedere un oracolo induista. Comunque una fase di introspezione. Io sento che comunque alla fine, ecco, alla fine qui ragazzi con questo 6 di pentacoli e questo fante di pentacoli c'è voglia, soprattutto da parte vostra sarà, di andare incontro all'altra persona. L'altra persona vi dico è un po' in modalità vittima, ha bisogno di essere un po' trainata in questo periodo. È un po' come se foste voi a dover condurre il gioco. Allora, l'immagine dell'oracolo è questa e dice: il distacco vi darà imperturbabilità e ciò vi fornirà di forza e coraggio, poiché è il desiderio che indebolisce l'uomo e lo rende debole e timoroso di fronte a coloro che vogliono imporre la propria autorità. Il distacco vi dona dignità e la capacità di far fronte alla maldicenza e alla calunnia. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. In entrambi i casi si va a lavorare con le credenze limitanti, però nella sezione degli abbonamenti trovate anche altri temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di sensi psichici, di come sviluppare il terzo occhio, di kundalini, di traumi, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto studiando in decenni di formazione personale e professionale e sto semplicemente condensando il tutto e mettendolo a disposizione per voi. Sono 5 playlist, hanno le copertine lilla, se volete dare un'occhiata ai video, ai titoli si vedono, quindi potete entrare così vi rendete conto. Sono 5 ma sono numerate dall'1 alla 4 perché 2 playlist sono 3A e 3B, vanno viste parallelamente, ok? Però vanno viste comunque in ordine cronologico. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!